Sei un amante del lavoro a maglia e stai cercando un progetto sciarpa semplice, veloce, magari per fare un regalo? Oppure sei una principiante che cerca un progetto per prendere la mano con i punti fondamentali del lavoro a maglia? Allora sei nel video tutorial giusto per te. Io sono Silvia e ti do il benvenuto o il bentornato sul mio canale YouTube. Per il mio progetto andrò ad utilizzare un gomitolo del Papatiglia Angora che trovate da Merceria Italia Artisan. È un filato sfumato che io ho scelto sulle tonalità del blu. Passiamo da un blu molto intenso ad un azzurro, un turchese, grigio fino a un candido bianco e ovviamente i nostri colori si alternano per tutto il nostro gomitolo. È un filato morbidissimo e molto caldo. Il gomitolo pesa circa 100 grammi ed ha una resa di 550 metri. Come composizione abbiamo un 80% acrilico e un 20% lana. Come uncinetto e numero di ferri consigliati abbiamo le numerazioni dal 2 al 4. In particolare il colore che ho scelto è il 55683. Andremo ad eseguire un lavoro a pannello e potremo scegliere di utilizzare sia i ferri circolari che i ferri dritti indistintamente. Per praticità io utilizzerò dei ferri circolari con delle punte numero 4 e un cavo da 80 cm. La lunghezza del cavo dipende ovviamente da quanto larga volete la vostra sciarpa, quindi dalle misure finali del vostro pannello. Più volete un pannello grande, più dovrete andare ad aumentare le misure in centimetri del vostro cavo. Il punto che ho scelto per la mia lavorazione non ha un nome preciso, potremmo definirlo un punto fantasia, che si sviluppa su un numero di maglie multiplo di 10 più 6. Cosa vuol dire questo? Che noi montiamo le nostre maglie sul ferro contando i punti di 10 in 10, aggiungendo poi alla fine 6 punti. Nel mio caso io andrò ad avviare 46 maglie, 40, quindi multiplo di 10, più 6 maglie finali. Se volete una sciarpa più grande potete ad esempio montare 100 maglie e andare ad aggiungerne 6 alla fine per un totale di 106 maglie. Oppure 80 più 6 per un totale di 86. Oppure se volete una sciarpa più piccola potete ad esempio montare 26 punti, 20 più 6. E tutto il nostro progetto si sviluppa su 4 ferri che andiamo a ripetere per tutta la nostra lavorazione. Vado quindi a montare sul mio ferro 46 maglie, rispettando il multiplo di 10 più 6. Una volta montate le maglie, rispettando ovviamente il multiplo che vi ho indicato, partiamo immediatamente con la lavorazione del primo ferro. Come vi ho detto in precedenza, tutto il nostro progetto si basa sulla ripetizione di 4 ferri. Molto importante, in questo tutorial mi vedrete lavorare con il cosiddetto metodo continentale, cioè tenendo il filo a sinistra. Voi potete ovviamente lavorare con la tecnica che più vi piace. Potete lavorare col metodo continentale, con il metodo classico, come vi ho detto con i ferri circolari o con i ferri dritti, è assolutamente indifferente. L'unico aspetto che deve essere costante a prescindere dalla tipologia dei ferri e dal metodo che utilizzate è quello della sequenza dei punti. Il nostro punto fantasia si basa su un'alternanza di maglie lavorate a dritto e maglie lavorate a rovescio. Per il primo ferro iniziamo lavorando 6 maglie a rovescio. Dopo aver lavorato le prime 6 maglie a rovescio, andiamo a lavorare 4 maglie a dritto. Dopodiché ripetiamo 6 maglie a rovescio alternate a 4 maglie a diritto per tutto il ferro. Un aspetto molto importante soprattutto per le principianti. A prescindere dal metodo con il quale state lavorando, ricordate sempre che nello svolgere una maglia a rovescio o una maglia a dritto cambia sempre la posizione del filo proveniente dal gomitolo.
Continuiamo quindi lavorando 6 maglie a rovescio alternate a 4 maglie lavorate a dritto fino ad arrivare alla fine del ferro. Arrivati al termine del primo ferro, se abbiamo lavorato correttamente, le ultime 6 maglie che dobbiamo lavorare saranno tutte maglie da lavorare a rovescio. Abbiamo così completato il primo ferro. Ricordiamo i passaggi fondamentali. Cominciamo lavorando le prime 6 maglie a rovescio, dopodiché eseguiamo 4 maglie a diritto. Ripetiamo 6 maglie a rovescio e 4 maglie a diritto fino ad arrivare alla fine del ferro. Le ultime 6 maglie saranno tutte maglie da lavorare a rovescio. Passiamo ora al secondo ferro, che è particolarmente semplice. Andiamo semplicemente a lavorare tutte le maglie che ci si presentano a rovescio. Lavoro quindi a rovescio tutte le maglie del secondo ferro. Lavorate tutte le nostre maglie a rovescio, abbiamo completato il secondo ferro. Iniziamo con il terzo. Questo ferro inizia in modo un po' particolare, ma poi riprende la stessa sequenza che abbiamo fatto nel primo. Solo la prima maglia viene lavorata a rovescio. Prima maglia a rovescio e a seguire 4 maglie a diritto. E da qui riprendiamo con la stessa sequenza che abbiamo fatto nel primo ferro. 6 maglie a rovescio e 4 maglie a diritto. Lavoro quindi 6 maglie a rovescio e proseguo con 4 maglie a diritto. Alterno 6 maglie a rovescio a 4 maglie a diritto fino ad arrivare alla fine del ferro, che andiamo a completare insieme. Se ho eseguito correttamente la sequenza di 6 maglie a rovescio e 4 maglie a dritto, i miei ultimi punti saranno questi: 4 maglie a dritto e una maglia a rovescio. Lavoro quindi 4 maglie a dritto e un'ultima maglia a rovescio. Abbiamo così completato il terzo ferro. Rivediamone velocemente i passaggi. Abbiamo iniziato con una maglia a rovescio, seguita da 4 maglie a dritto. Dopodiché abbiamo ripetuto la stessa sequenza che abbiamo fatto nel primo ferro. 6 maglie a rovescio alternate a 4 maglie a dritto. Arrivate alla fine del ferro, se abbiamo lavorato correttamente, avremo come ultime maglie da lavorare 4 maglie a dritto e un'ultima maglia a rovescio. Ricordate sempre che il terzo ferro inizia e termina sempre con una maglia a rovescio e nella parte centrale si rispetta la sequenza di 6 maglie a rovescio e 4 maglie a dritto. Passiamo ora al quarto e ultimo ferro, che è esattamente identico al nostro secondo ferro, perché andiamo a lavorare tutte le maglie che ci si presentano a rovescio. Lavoro quindi a rovescio tutte le maglie di questo ferro. Lavorate tutte le nostre maglie a rovescio, abbiamo completato il quarto ferro. Vedete che inizia a intravedersi la nostra lavorazione, che crea queste specie di ondine che ricordano un pochettino le onde del mare, sarà anche per il colore che ho scelto per questo filato, che si vanno poi a ripetere lungo tutta la nostra lavorazione.
Ma come si prosegue per i prossimi ferri e per tutti i ferri che compongono la nostra sciarpa? Andando semplicemente a ripetere i 4 ferri che abbiamo appena lavorato, ovviamente seguendo la sequenza 1, 2, 3, 4. Rivediamo velocissimamente i passaggi. Primo ferro. Iniziamo con 6 maglie a rovescio alternate a 4 maglie a dritto, che ripetiamo poi per tutto il ferro. 6 rovesci, 4 dritti, 6 rovesci, 4 dritti, fino ad arrivare alla fine del ferro. Gli ultimi punti saranno sempre 6 maglie lavorate a rovescio. Il secondo ferro è molto semplice, si lavorano tutte le maglie che ci si presentano sempre a rovescio. Il terzo ferro inizia con una maglia a rovescio, 4 maglie a dritto e poi riprende la sequenza del primo ferro. Alterniamo 6 maglie a rovescio a 4 maglie a dritto fino alla fine del ferro. Quali sono gli ultimi punti del terzo ferro? Se abbiamo rispettato la sequenza lavoriamo 4 maglie a dritto e un'ultima maglia a rovescio. Ricordiamo sempre che il terzo ferro inizia e finisce sempre con una sola maglia lavorata a rovescio. Il quarto e ultimo ferro è la copia del secondo. Non si fa altro che lavorare tutte le maglie che ci si presentano a rovescio. Andiamo quindi a ripetere la nostra sequenza di 4 ferri finché non raggiungiamo la lunghezza desiderata per la nostra sciarpa. Ho continuato ripetendo i 4 ferri che vi ho mostrato finché la mia sciarpa non ha raggiunto una lunghezza di circa 1,10 m. Ovviamente non c'è una misura precisa che voi dovete raggiungere. Continuate a lavorare finché con la vostra sciarpa non ottenete la lunghezza che più vi piace. Ci tenevo particolarmente a mostrarvi la sfumatura di questo filato che viene messa ulteriormente in risalto dalla lavorazione che abbiamo scelto. E volevo anche mostrarvi la quantità di filato che non ho utilizzato. Sono arrivata praticamente a metà gomitolo e ho già raggiunto, come vi ho detto, 1,10 m di lavorazione. Questo vi fa capire l'eccezionale resa di questo filato con questo punto. Andiamo quindi a vedere come chiudere il nostro progetto. Vado ad eseguire la mia chiusura dopo aver lavorato il quarto ferro, che ricordiamo è un ferro che viene lavorato tutto a rovescio. La chiusura che andremo a realizzare è molto semplice, lavorata tutta a dritto. Lavoro a dritto la prima maglia e la seconda, ottenendo così 2 maglie, una e 2, sul ferro di destra. La prima maglia a dritto che ho lavorato deve andare ad accavallarsi sulla seconda. Con il ferro di sinistra prendo quindi la prima maglia e la faccio cadere sulla seconda, chiudendo così il punto. Ripeto gli stessi passaggi. Lavoro una maglia a dritto, prendo la prima maglia sul ferro di destra e la passo sopra la seconda. Questa sarà la nostra chiusura. Continuiamo ripetendo gli stessi passaggi fino alla fine del ferro. Arrivati al termine del ferro lavoriamo l'ultima maglia e accavalliamo, trovandoci così con un'ultima asola. La allunghiamo, sfiliamo il ferro e tagliamo il filo e blocchiamo il tutto facendo un nodino, sfruttando il cappio. Abbiamo così completato la nostra chiusura. Andremo poi a nascondere il filo all'interno della lavorazione. Possiamo inoltre decidere se andare a personalizzare il nostro progetto. In che modo? Potremmo ad esempio andare ad aggiungere delle frange sui 2 lati della nostra sciarpa oppure, come nel mio caso,
andare ad applicare un'etichetta personalizzata con il nostro nome. Questa etichetta in ecopelle è stata realizzata per me da Fungolabel. Da un lato riporta il mio marchio e dall'altra la scritta handmade. Vi lascio il link diretto al negozio di Fungolabel scritto nello schermo e ovviamente nel box informazioni. Siamo quindi arrivati alla fine di questo tutorial che io spero come sempre sia stato di ispirazione. Abbiamo visto insieme come realizzare una sciarpa semplicissima ai ferri, un progetto e un punto adatto anche per i principianti del lavoro a maglia, perché si basa solamente sui due punti base del lavoro ai ferri, il dritto e il rovescio, ovviamente alternati per ottenere questo effetto che ricorda un pochino le onde del mare, ovviamente messo ulteriormente in risalto da questo filato sfumato meraviglioso che vi ricordo potete trovare da Merceria Italia Artisan. Se questo progetto vi è piaciuto, l'avete trovato utile ed interessante, fatemelo sapere prima di tutto con un bel pollice in su e perché no con un commento proprio qui sotto il video. Se non vi volete poi perdere i prossimi tutorial che ho in programma per voi, vi invito ad iscrivervi al mio canale cliccando sul pulsante iscriviti e non dimenticate ovviamente di attivare le notifiche. Inoltre, se ovviamente vi fa piacere, vi invito a seguirmi sul mio profilo di Instagram dove condivido tanti piccoli trucchi sia per il mondo del lavoro a maglia sia per il lavoro ad uncinetto. Trovate il mio nome scritto in alto a sinistra sullo schermo. Non mi resta quindi che augurarvi buona creatività e ovviamente vi aspetto in un nuovo video, sempre qui sul mio canale YouTube.